Pronto, sì? Pronto? Benvenuti disadattati e disadattate. Noi siamo i Termostati e oggi vi parleremo di Ghost of Sushi. Stiamo sempre sul pezzo noi. In questo video daremo particolare attenzione al gameplay e poi alla fine parleremo anche della trama. Ma tranquilli, senza fare spoiler. Come al solito trovate i timestamp in descrizione. Ma prima... Sigla! L'isola di Tsushima viene attaccata dai mongoli, guidati da Khotun Khan. Che durante lo sbarco stermina... Piantala. Vabbè, scusate. Che durante lo sbarco stermina i samurai e cattura Lord Shimura. Tu impersonerai Jin Sakai, il nipote di Lord Shimura, e l'unico sopravvissuto alla battaglia. Il tuo obiettivo sarà salvare tuo zio e liberare Tsushima dai mongoli. Nel corso dell'avventura entrerai in contatto con la cultura giapponese, con la filosofia dei samurai e le sue contraddizioni. Col passare delle ore di gioco vedrai il protagonista cambiare e scontrarsi con la realtà della guerra. Riuscirai a liberare l'isola e salvare la tua gente dai mongoli? Fin da subito il gioco ti mette una spada in mano e ti butta nella mischia. Il combat system è parecchio complesso e vincere uno scontro ti dà molta soddisfazione. Ogni nemico ha un livello di guardia e poi la vita. Per poterli uccidere dovrai prima rompere la guardia sfruttando gli attacchi pesanti e poi finirlo con gli attacchi leggeri. Il tutto sarebbe davvero molto godibile se solo la telecamera collaborasse. Infatti molto spesso ti ritroverai a morire anche per mano dei nemici più semplici perché la telecamera si mette dietro a un muro, guarda nelle direzioni sbagliate e non ti fa vedere dove sono i nemici e ci mette 40 minuti a guardarsi in giro. A tutti. Sai che non ci vedo un cazzo? Non è possibile che durante un combattimento devi fare le acrobazie solo per riuscire a vedere dove stanno i nemici. La completa assenza di un sistema di locking rende legnoso battersi con più persone alla volta. E la cosa ti fa incazzare ancora di più perché con i boss la camera fa la brava e si locca sul nemico. Perché non l'avete implementata anche per i combattimenti normali? Un altro problema, anche se minore, è l'overscripting, molto comune tra questi tipi di giochi. Ovvero, una volta che hai mandato l'input di qualsiasi azione, tu non hai più controllo sul personaggio fino a quando l'animazione non termina. Ad esempio, quando fai partire un attacco pesante, un secondo prima che qualcuno ti stia caricando, e tu ormai non puoi più fare niente per evitarlo, se non beccartelo in faccia. Oppure, quando fai un attacco pesante, il tipo si sposta e nonostante tu hai tutto il tempo per riattaccare, il personaggio si diverte a picchiare il vuoto. Un modo per risolvere la cosa c'è. È mirare con l'arco, perché così si resetta l'animazione e potrai continuare a muoverti, ma comunque perdi un sacco di tempo. Per maggiori dettagli, se vi interessa, vedetevi il video con le nostre clip di gioco e le impressioni a caldo. Un'altra cosa che ti ritroverai a fare nel corso del gioco è lo stealth. Sì, perché in alcune missioni sarà obbligatorio non far mandare l'allarme. Allora, diciamo, lo stealth non è brutto, anzi, sa anche essere godibile. Purtroppo però l'IA basilare e la scelta di movimenti molto semplicistica rende alcune sezioni irrealistiche all'inverosimile, perché o troppo difficili o troppo facili. Questo tipo di stealth, più simile a quello di un The Last of Us che a quello di un Thief, non lo voglio vedere in un gioco dove essere furtivo è così importante e dove lo dovrai fare per così tanto tempo. Oltre a questo, però, quando tutto va bene, il gioco ti sa dare momenti di tensione e di soddisfazione come pochi altri giochi. Quando parte la musica giusta e la telecamera non fa i capricci, riesci davvero a sentire la pressione del combattimento. Sei tu contro il mondo e ogni errore potrebbe portarti alla morte. Ma poi, ragazzi, voglio dire, le clip parlano da sole. Aspetta. Adesso siete miei. Avete capito? Il gioco ha le sue pecche, ma è molto divertente. Che dire, la grafica è bella. Così bella che spesso ci fermavamo a fare screenshot, tra cui quelli che state vedendo adesso. Gli ambienti, i colori, ti lasciano a bocca aperta. Sembra di stare in un dipinto. Anzi no, sembra di stare in Giappone. Allora ragazzi, l'avrete capito ormai, Tech si occupa del gameplay e io della trama, quindi adesso vi tocca subirmi. Cosa ne penso della trama? Il gioco riesce ad immergervi completamente nell'isola di Tsushima e nelle vicende della gente che la abita. Che sia attraversare una foresta di bambù o caricare verso i nemici, tutto contribuisce a venderti l'illusione di essere un samurai nel Giappone feudale, a tal punto che mi sentivo in colpa io quando Shimura sgridava al protagonista. Il mio unico problema con la storia è che
è troppo lunga, sarebbe potuta benissimo finire con il secondo atto, ma gli scrittori hanno deciso di tirarla avanti per un altro atto che si limita a ripetere le cose del secondo, senza aggiungere niente di nuovo, anche perché la maggior parte degli archi narrativi si concludono proprio nel secondo. Però, nonostante questo, sono riusciti a riprendersi con un finale che, vabbè, non ve lo dico, però che finale, ragazzi, non vi metto nemmeno le clip, vi tocca giocarvelo. Oppure guardate il nostro video delle clip, vi prego, guardate il video. Grazie Ledo, grazie per il tuo intervento, grazie mille. Per favore. Il gioco mi ha preso da subito, ti catapulta e ti fa capire le regole di un mondo bruciato dalla guerra e dove i mongoli, anche se sotto una filosofia discutibilmente buona, fanno razzia e giustiziano senza pietà qualsiasi tipo di persona. Io, non appassionato alla cultura giapponese, specialmente quella samurai, sono andato a scoprire punti di vista e uno stile di vita interessante che sento di aver provato tramite gli eventi di gioco. Il gameplay, beh, che dire, combattere orde di nemici dopo tutto è una passione per me e farlo anche con una certa complessità rende il tutto molto godibile. Ragazzi, buttare giù un accampamento nemico da solo, facendo strage di mongoli, è davvero difficile, ma cavolo se vi dà soddisfazioni. Il gioco è pieno di personalizzazione e non solo, anche abilità perfette per ogni situazione, che durante la stessa battaglia dovrai scambiare, e oggetti molto utili per sbrogliarti da situazioni problematiche, come la mia cara bomba fumogena. Quindi sì, lo consiglio a tutti. Certo ci sono momenti dove dovrai battere la testa al muro per andare avanti, ma dopo tutto ne vale la pena. Questi sono i nostri pensieri sul gioco. Se vi interessa, vi consigliamo di vedere le nostre clip con i nostri punti di vista a caldo. E poi perché siamo dei dementi mentre giochiamo, o praticamente sempre. Grazie per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Buona serata. Kiru!